Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi parliamo dei Longobardi e del loro rapporto con Tolkien. Bene, tolta l'atmosfera da puledro impennato, bentornati nuovamente. Prima di tutto un ringraziamento ai nostri follower e ai nostri Patreon. Vi ricordo che potete sempre supportarci attraverso Patreon, trovate il link in descrizione. È un modo per aiutarci nei progetti più impegnativi come quello del villaggio ricostruito in archeologia sperimentale qui vicino. L'ultima nostra Patreon, Ether, ha un interesse molto particolare verso i Longobardi e speriamo che magari un domani ce ne voglia parlare qui con noi sul canale. Nei prossimi giorni capiterà anche che possiate supportarci in un altro modo. Diventerà possibile finalmente abbonarsi qui al canale YouTube per il costo di un caffè al mese, e anche quello sarà un modo appunto per supportare i nostri progetti più impegnativi, non tanto i video in cui io vi racconto, quanto appunto quelli relativi al villaggio o alle nostre trasferte didattiche e alla ricostruzione dei corredi. Vi ricordo sempre che potete commentare qui e chiedere degli argomenti che desiderate che noi trattiamo. La priorità andrà ovviamente ai Patreon e agli abbonati, che riceveranno tra l'altro i video in anteprima, ma tenteremo di soddisfare tutte le richieste. Bene, veniamo a noi. Questo è un video a richiesta, ma una richiesta che devo ammettere ha trovato terreno molto fertile. Buona parte dei membri della Fara sono appassionati del leggendarium tolkieniano e buona parte degli appassionati del mondo alto medievale è appassionato del leggendarium tolkieniano. Se non l'aveste capito, l'argomento di questo video è il rapporto fra Tolkien e i Longobardi. Bene, partiamo. Possiamo dire che ci sono due livelli di rapporti fra Tolkien e i Longobardi. Il primo è quello strettamente legato alle fonti e all'idea che Tolkien poteva avere dei Longobardi e come questa ha influenzato il suo aspetto creativo. In questo video non entreremo nei particolari delle caratteristiche che contraddistinguono Tolkien in quanto autore. Sì, lo so, andrebbe detto Tolkien, ma l'ho sentito dire Tolkien per tutta la vita, rassegnatevi. Per chi fosse completamente digiuno dell'argomento, possiamo dire semplicemente che è l'autore del Signore degli Anelli e dell'Hobbit, i libri, non i film. Per quanto io ami molto la trilogia di Jackson del Signore degli Anelli e allo stesso modo disapprovi molto la trilogia di Jackson dell'Hobbit, ricordiamo che ci sono i libri e di tutta un'altra serie di racconti, alcuni editi, alcuni inediti, alcuni editi solo in inglese, di questa enorme subcreazione, come lui la definiva, di un tempo immaginario, non di un luogo immaginario. Tolkien scrive cioè un'epopea con tanto di genesi del mondo, di un'epoca leggendaria, ma non di un luogo leggendario. Lui ci tiene a costruire un sistema mitico e leggendario nell'Europa centro-occidentale, però in un'ipotetica era, o meglio ere, che precedono quella degli uomini. Non senza gli uomini ovviamente, ma qui entriamo un po' nello specifico, dobbiamo parlare delle tre ere raccontate dal professore, da qui in poi sarà il professore, con la P maiuscola, e noi viviamo nella quarta era, volendo. Tolkien come fenomeno letterario è arcinoto. Non ricordo se fu il New York Times a scrivere che il mondo parlante inglese si divideva fra quelli che avevano letto Il Signore degli Anelli e quelli che l'avrebbero letto. Direi che ormai vale anche per tutte le altre lingue del pianeta. È molto noto ai suoi appassionati che Tolkien in realtà fosse soprattutto un professore di Oxford, specializzato in lingue antiche come l'anglosassone e le produzioni letterarie di queste antiche lingue, e che queste sue conoscenze siano poi confluite nel mondo da lui creato a livello fantastico, e che insieme a quelle legate alla sua disciplina ci fossero anche tutte quelle che invece facevano riferimento alle altre
branche della sua passione per le lingue, e quindi l'ugrofinnico del Kalevala, il gallese, forse un po' meno il resto delle mitologie celtiche, ma vedremo non del tutto neglette nel suo modo di creare. Quindi questa è una premessa debole, sottilissima, ci vorrebbero ore su questo argomento, ma voi se siete qui perché siete appassionati dei Longobardi e forse anche di Tolkien, quindi questo cappello introduttivo direi che è più che sufficiente. Passiamo al rapporto con i nostri amati Longobardi. Eccoci qua. Avevo detto all'inizio che c'erano 2 livelli circa su cui il rapporto di Tolkien con i Longobardi si poteva definire. Il primo è quello appunto relativo all'ispirazione. Chi è familiare con il leggendario tolkieniano conoscerà molto bene i Rohirrim, cioè i signori dei cavalli che soprattutto nelle 2 torri aiutano e vengono in soccorso di Gondor dopo aver sostenuto la già impegnativa battaglia del Fosso di Helm. Ecco, i Rohirrim, sia nel loro linguaggio che in alcuni dei loro aspetti, ricordano ovviamente gli anglosassoni. Da molti critici viene sottolineato come Tolkien volesse appunto produrre una mitologia per l'Inghilterra che lui vedeva priva di una mitologia propria. Per chi invece dica ma come c'è Re Artù, vi rimando ai suoi scritti, vi rimando alle lettere, vi rimando ai vari saggi e in generale allo studio della letteratura medievale inglese, dove appunto il ciclo arturiano è in effetti interpretabile come un'acquisizione derivata dalla conquista normanna e quindi per tramite dei normanni in realtà francese. Torniamo a noi. Questi Rohirrim fanno chiaramente riferimento ai Sassoni, con una grande differenza. I Sassoni sono noti per non essere grandi cavalieri all'interno delle popolazioni germaniche, anzi sono noti per aver perso la loro battaglia principale, quella del 1066 ad Hastings, proprio per essere stati principalmente forniti di truppe appiedate che dovevano spostarsi lungo una traiettoria molto lunga, prima per difendersi dalle invasioni, diciamo, vichinghe, per semplificare, e poi da quelle normanne, e che proprio questo spostamento appiedato e lo scontro con la cavalleria normanna abbia segnato la loro sconfitta. Cosa che i Rohirrim invece decisamente non fanno, essendo i signori dei cavalli. E allora, da dove arriva questa visione dei Rohirrim come popolazione di matrice germanica e specificatamente sassone, ma così incline all'ammaestramento dei cavalli? In questo splendido libro, che consiglio a tutti i fan del professore, Tom Shippey, chi di voi come me e come molti altri membri della Fara conserva con gelosa cura le edizioni estese della trilogia originale di Jackson, si ricorderà Tom Shippey nelle interviste nei DVD extra. Ecco, in questo meraviglioso tomo Tom Shippey analizza appunto la via per la Terra di Mezzo e nei riferimenti ai Rohirrim cita in alcuni casi i Longobardi. Vediamo. Dalla prefazione all'edizione italiana. Nell'aspetto e nel comportamento i Rohirrim ricordano notevolmente i Longobardi, la cui descrizione Tolkien aveva sicuramente letto nell'Historia Langobardorum di Paolo Diacolo e in The Art of War in the Middle Ages di Sir Charles Oman. Accanto a questa osservazione, Tom Shippey riporta anche come i Goti fossero probabilmente una fonte di ispirazione per i Rohirrim di Tolkien. Va comunque detto che appunto i Goti erano fra le popolazioni germaniche quelle più romanizzate, mentre i Longobardi, che venivano definiti appunto come i più barbari fra i barbari, probabilmente corrispondessero più all'immaginario simile a quello dei Rohirrim in contrapposizione a Gondor. Resta il fatto che i Rohirrim devono moltissimo ai Sassoni, nella lingua, nei modi, e qualcosa probabilmente ai Longobardi e alle altre tribù germaniche a cavallo. Esiste poi un anello di congiunzione fra questa prima influenza longobarda in Tolkien e una seconda molto più consapevole, o forse potremmo dire molto più esplicita. Questo anello di congiunzione è il Widisit, me l'avete già sentito citare più volte, un poema anglosassone in cui vengono elencati grandi re germanici dell'Europa
senza un ordine strettamente cronologico. In questi re vengono citati anche in Italia Audoino ed Alboino, noto peraltro per la sua generosità nel regalare bracciali ed anelli. In altri video ho fatto presente come il fatto che nella lingua originale del testo il nome Audoin ed Alboin fossero tradotti in anglosassone e quindi fossero Edwin ed Helfwin, indicava una continua comprensione, pur con così tante differenze, dei due linguaggi germanici fra i vari autori e appunto nel vario mare magnum delle leggende germaniche nel contesto dell'Europa del periodo delle migrazioni. Ovviamente questa fonte non poteva sfuggire a un esperto come Tolkien. Quando noi parliamo di questi argomenti ricordiamoci sempre che stiamo citando di nuovo fonti ben più alte di noi, nani sulle spalle dei giganti. Ecco che il significato di questo nome, Alboino, Albuin, Helfwin, cioè amico degli elfi, diventa un motivo creativo all'interno di Tolkien. Noi conosciamo il professore per appunto Il Signore degli Anelli, l'Hobbit, il Silmarillion, i racconti perduti, i racconti ritrovati, i racconti incompiuti, e nel mondo anglosassone per tutta una serie di altre pubblicazioni, più recentemente per i figli di Urin, per le varie traduzioni e adattamenti dei temi classici germanici, ma esistono tutta una serie di pubblicazioni in Italia ancora non note. Una fra queste si chiama Lost Road e fa parte di un progetto che il professore, insieme all'amico C.S. Lewis, l'autore del ciclo di Narnia per i più, aveva costruito un po' come un'attività fra compagni di studi. Lewis avrebbe dovuto scrivere una storia legata al viaggio nello spazio e il professore avrebbe dovuto creare una storia legata al viaggio nel tempo. Vi leggo un brano tratto dalle sue lettere. Per chi fosse appassionato, ricordiamo che Bompiani pubblica La realtà in trasparenza, cioè le lettere del professore, lettura meravigliosa per approfondire il creatore della Terra di Mezzo dall'esterno della sua creazione. Il brano, vi avviso, è un po' lungo, ma se siete qui immagino vi interessi. Un altro elemento che ho citato emerse quando ebbi la necessità di attribuire gran passo a Aragorn un'importante funzione, quella che potrei definire la mia ossessione dell'Atlantide. Questa leggenda, o mito, o oscura memoria di qualche storia antica mi ha sempre tormentato. Nel sonno continuavo ad avere il sogno spaventoso dell'onda ineluttabile, che usciva da un mare tranquillo o che arrivava torreggiando al di sopra di isole verdi. Se ricordate, nel film di Peter Jackson viene attribuito questo sogno ad Éowyn, nel Signore degli Anelli viene invece attribuito a Faramir. Nel libro viene attribuito a Faramir. È un sogno che di quando in quando faccio ancora, benché l'abbia ormai esorcizzato scrivendone. Finisce con un disastro, io mi sveglio annaspando come per venire fuori dall'abisso d'acqua. Avevo l'abitudine di disegnarlo o di comporre pessime poesie. Quando Lewis ed io ci mettemmo d'accordo perché lui scrivesse di un viaggio nello spazio e io nel tempo, cominciai un libro mai finito che doveva terminare con la presenza del mio eroe nel crollo di Atlantide. Adesso attenzione, qui tocchiamo con mano il collegamento di Tolkien con i Longobardi. Questa avrebbe dovuto chiamarsi Númenor, la terra dell'Occidente. Il filo avrebbe dovuto essere l'avvenimento del crollo nel tempo e nelle famiglie umane, come Durin tra i nani, di un padre e di un figlio, chiamati con nomi che potessero essere interpretati come amico delle beatitudine e amico degli elfi. Solo alla fine si scopre che questi nomi si riferiscono alla situazione di Atlantide e Númenor e significano colui che è leale ai Valar, che si accontenta della gioia e della prosperità entro i limiti consentiti, e colui che è leale alla sua amicizia verso gli alti elfi. Cominciava con un'affinità padre-figlio
tra Edwin ed Elwin e doveva tornare indietro nel tempo mitico attraverso Edwin ed Elfwin fino circa al 918 a.C., passando attraverso Audwin ed Alboin delle leggende longobarde. Cosa succede? In questo racconto, che noi appunto abbiamo nella forma di Lost Road, quindi un racconto incompleto, Tolkien pone la sua persona attraverso i personaggi. Ci sono 3 generazioni, diciamo un nonno, un padre e un figlio, che portano con loro dei nomi che rispecchiano appunto quelli citati in questa lettera. In realtà appunto ce n'è un terzo, ce n'è un Oswin, Alboin, Edwin, Audwin. E in particolare però la coppia che ci interessa è quella che appunto compare già nel Widsit, cioè Audoino, Alboino, Adwin, Alboin, che poi troveranno il loro collegamento con i loro omologhi sassoni e poi ancora in teoria dovevano trovarlo nell'epoca preglaciale, ma di questo non abbiamo scritti, e poi collegarsi con Elendil e Amandil ai tempi della caduta di Numenor. In questo racconto attraverso i tempi, basato sulla memoria e sulla possibilità del viaggio nel tempo attraverso il sogno, il legame che univa i personaggi era proprio il significato del nome, cioè amico della beatitudine, Audoino, e amico degli elfi, Alboino. Direi che un legame più stretto di così è difficile trovarlo. Trovare il nome del primo re dei Longobardi in Italia e di suo padre all'interno di una delle opere del professore è probabilmente il legame più forte che possiamo immaginare. Oggi abbiamo tra l'altro una piccola sorpresa. Un brano di questo Lost Road, che attualmente non è disponibile in italiano, ma potete trovare online in inglese, acquistarlo su Amazon o trovarlo in altri formati, ci verrà letto da Matt Bunker, un carissimo amico della Thara, un membro dei Wulfednas, che penso che ormai chi segue il canale mi abbia sentito dire fino alla nausea essere i migliori ricostruttori per il periodo alto medievale nel mondo. Loro si occupano di anglosassoni, per l'appunto, e di cultura Vendel. Matt è anche un cultore dell'opera del professore e gli abbiamo chiesto il piacere di leggercene un brano con la sua meravigliosa pronuncia e il suo splendido timbro, per evitare di ovviamente rovinare l'esperienza voi che ci seguite con il nostro accento maccheronico. Aggiungeremo dei sottotitoli in italiano, ma godetevi la lettura. Upon the wall, Oswin found his son, a boy about 12 years old, lying gazing out to sea with his chin in his hands. "So there you are," he said. "You took a deal of calling, didn't you hear me?" "Not before the time when I answered," said Alboin. "Well, you must be deaf, or dreaming," said his father. "Dreaming, it looks like. It is getting very near bedtime, so if you want any story tonight, we shall have to begin at once." "I am sorry, father, but I was thinking." "What about?" "Oh, lots of things mixed up, the sea and the world." "And Alboin?" "Alboin?" "Yes, I wondered, why Alboin? Why am I called Alboin? They often ask me, why Alboin at school? And they call me Allbone. But I'm not, am I?" "You look rather bony, boy, but you are not all bone, I am glad to say. I'm afraid I called you Alboin, and that is why you are called it. I am sorry, I never meant it to be a nuisance to you." "But it is a real name, isn't it?" said Alboin eagerly. "I mean, it means something, and men have been called it. It isn't just invented." "Oh, of course not. It's just as real and just as good as Oswin, and it belongs to the same family, you might say. But no one ever bothered about me being Oswin, though I often used to get called Oswald by mistake, and I remember how it used to annoy me, though I can't think why. I was rather particular about my name." They remained talking on the wall overlooking the sea, and did not go back into the garden or the house until bedtime. Their talk, as often happened, drifted into storytelling, and Oswin told his son the tale of Alboin, son of Oduin, the Lombard king, and of the great battle of the Lombards and the Gepids,
remembered as terrible even in the grim 6th century, and of the kings Thurisind and Cunimund, and of Rosamunda. Not a good story for near bedtime, he said, ending suddenly with Alboin's drinking from the jewelled skull of Cunimund. I don't like that Alboin much, said the boy. I like the Gepids better, and King Thurisind. I wish they had won. Why didn't you call me Thurisind or Thurismod? Well, really, Mother had meant to call you Rosamund, only you turned up a boy. And she didn't live to help me choose another name, you know. So I took one out of that story, because it seemed to fit. I mean, the name doesn't belong only to that story. It is much older. Would you rather have been called Elfriend, for that is what the name means? No, said Alboin, doubtfully. I like names to mean something, but not to say something. Well, I might have called you Elfwine, of course. That is the old English form of it. I might have called you that, not only after Elfwine of Italy, but after all the elf friends of old, after Elfwine, King Alfred's grandson, who fell in the great victory in 937, and Elfwine, who fell in the famous defeat at Maldon, and many other Englishmen and Northerners in the long line of elf friends. But I gave you a Latinized form. I think that is best. The old days of the North are gone beyond recall, except in so far as they have been worked into the shape of things as we know it, into Christendom. So I took Alboin, for it is not Latin and not Northern, and that is the way of most names in the West, and also of the men that bear them. I might have called you Albinus, for that is what they sometimes turn the name into, and it wouldn't have reminded your friends of Bones, but it is too Latin, and means something in Latin, and you're not white or fair, boy, but dark. So Alboin you are, that is all there is to it, except bed. And they went in. But Alboin looked out of his window before getting into bed, and he could see the edge of the sea beyond the edge of the cliff. It was a late sunset, for it was summer. The sun sank slowly to the sea and dipped red beyond the horizon. The light and colour faded quickly from the water. A chilly wind came up out of the west, and over the sunset rim great dark clouds sailed up, stretching huge wings southward and northward, threatening the land. They looked like the eagles of the Lord of the West coming upon Numenor, Alboin said aloud, and he wondered why. Beh, che dire, grazie Matt. Se voi siete qui, siete appassionati di Longobardi, di Alto Medioevo, andate a seguire Wulfednas online, sono una certezza, sono i migliori ricostruttori in assoluto per l'Alto Medioevo, li trovate soprattutto su Facebook, ma cercateli, Wulfednas, scritto Wulfeodenas con l'H, ma vi lascio un link in descrizione. Splendidi. Un ultimissimo collegamento fra Tolkien, fra il professore, e i Longobardi. Torniamo al rapporto fra i Rohirrim e i cavalli e torniamo al rapporto fra appunto i Rohirrim e i Longobardi. Sentite questo passaggio tratto sempre dalla Via per la Terra di Mezzo di Tom Shippey. Infatti, i Rohirrim chiamavano se stessi Eoted, anglosassone Eo, cavallo, Theod, popolo, che tradotto nella lingua corrente diventa i cavalieri. Lo stesso termine Rohan significa terra dei cavalli in Sindarin. Inoltre, i nomi di molti cavalieri illustri derivano da cavallo, Eomund, Eomer, Eowyn, e il titolo più importante dopo quello di re è maresciallo, termine preso in prestito dal francese ma risalente al lemma germanico non attestato, quindi ricostruito a livello filologico, Maro Scalzo, Scalcoz, ossia guardiano dei cavalli. Qualcuno di voi si ricorda quale fosse il titolo di Gisulfo, primo duca longobardo in Italia e primo duca di Cividale, nipote di Alboino? Beh, era
Marfais di re Alboino. La stessa radice germanica legata alla cura dei cavalli e che poi nell'italiano moderno darà origine sia a maresciallo che a maniscalco. Uno comanda a cavallo, l'altro si occupa degli zoccoli dei cavalli. Se foste ancora più interessati ai rapporti fra il professore e tutto questo modo di viaggiare nel tempo attraverso il sogno, però con grandissimi riferimenti ovviamente al dato storico, vista la professionalità del professore, vi consigliamo questo libro, ve lo faccio vedere meglio, che tocca proprio la questione di Lost Road e poi del secondo tentativo di racconto sul viaggio nel tempo, anch'esso mai concluso. Speriamo che questo breve video vi abbia interessato e incuriosito. Noi siamo qui per parlare di Longobardi, saltuariamente del professore, e di tutto quello che riguarda l'alto medioevo germanico e il periodo delle migrazioni. Speriamo di vederci presto e mandi!